In questa occasione mi occupo di mostrare perché per alcune persone è tanto difficile accettare di non possedere il libero arbitrio, dove per libero arbitrio dobbiamo intendere la capacità di agire altrimenti, o detto in termini più espliciti, la capacità per mezzo della quale, dato ciò che abbiamo compiuto, ci avrebbe permesso di non compierlo e dato ciò che non abbiamo compiuto, ci avrebbe invece permesso di compierlo. Quello che innanzitutto dobbiamo comprendere è che quando noi ci poniamo in rapporto con il mondo, con l'obiettivo di creare quei cambiamenti che desideriamo, tendiamo a vedere quel mondo come qualcosa di distinto e autonomo da noi e che proprio perché è distinto e autonomo da noi è ciò su cui possiamo intervenire creando proprio i cambiamenti a cui siamo interessati. Un esempio in proposito lo abbiamo quando vogliamo mangiare una mela e per realizzare tale azione abbiamo bisogno di sapere che quella mela si trova in un certo posto che è a nostra disposizione e che tutto questo permanga in autonomia da noi, perché in questo modo sappiamo precisamente su cosa intervenire per realizzare il cambiamento a cui siamo interessati, dato in questo caso dal mangiare quella mela. Se tutto questo è vero, allora siamo già in grado di comprendere perché è così difficile accettare di non possedere il libero arbitrio, e questo perché la sola idea di non possedere il libero arbitrio equivale all'idea che il nostro stesso comportamento appartiene alle dinamiche del mondo, che quindi smette di essere quel qualcosa di distinto e autonomo da noi, che proprio perché era distinto e autonomo da noi ci permetteva di agire su di esso in modo mirato, ottenendo quei cambiamenti che desideravamo. In quest'ottica non sarebbe dunque un caso se la reazione più comune che hanno le persone la prima volta che affrontano l'idea di non possedere il libero arbitrio è quella di dire che se tutto è già deciso, ivi compreso il loro comportamento, allora non ha più alcun senso impegnarsi e tanto vale lasciare che ogni cosa segua il suo corso, visto che quel corso è già prestabilito in anticipo. Una simile reazione è infatti ben prevedibile e comprensibile se esprime una delusione verso il proprio comportamento che prima si ergeva al di sopra della natura per poi venire assoggettato invece a quella natura, regalando un senso di impotenza che fino ad allora non si era mai preso in considerazione. Tale reazione smette invece di essere comprensibile nel momento in cui l'analizziamo con maggiore consapevolezza, perché non importa quanto possiamo essere delusi, perché comunque non siamo in grado di decidere di smettere di impegnarci, lasciando che tutte le cose seguano il loro corso, perché questo sarebbe possibile solo se avessimo il libero arbitrio, perché solo se avessimo il libero arbitrio avremmo la possibilità di cambiare totalmente la nostra vita su due piedi a causa di una singola delusione. Nel momento in cui invece ci facciamo carico della possibilità di non possedere il libero arbitrio, dobbiamo anche accettare che il nostro comportamento è il risultato di tutte le spinte a cui esso è soggetto e probabilmente continueremo a comportarci come abbiamo sempre fatto anche una volta che avremo accettato di non possedere il libero arbitrio. In conclusione, a rendere difficile accettare di non possedere il libero arbitrio non è affatto un ragionamento logico che ha per oggetto una perdita della nostra capacità di intervenire sul mondo, perché la nostra capacità di intervenire sul mondo rimane la stessa, ma è invece una cattiva percezione del nostro rapporto col mondo, basata sull'idea di avere un comportamento che si erge al di sopra della natura, quando in realtà il nostro comportamento ha sempre fatto parte di quella natura. Detto questo, penso di aver affrontato adeguatamente il tema di questo video, vi ringrazio di avermi seguito fin qui, vi do appuntamento ai prossimi video, ciao a tutti!